Benvenuti ad un'altra puntata di Pazza Epoca Vittoriana. In questo e nei prossimi video parleremo dell'ideale di bellezza vittoriano e dei modi pericolosi che adottavano per raggiungerlo. Il concetto di bellezza femminile in epoca vittoriana era legato alla naturalezza, alla sobrietà e all'aspetto di una donna fragile e delicata. Una donna, per essere attraente, doveva essere magra e molto pallida. Il candore della pelle era importante per le donne altolocate per diverse ragioni, tra cui quella di sembrare malate. I vittoriani infatti avevano un'ossessione per la morte e pensavano fossero attraenti le donne che apparivano malate e prossime alla morte. Avere la pelle molto pallida era una caratteristica dei malati di tubercolosi, una malattia molto diffusa nel periodo vittoriano e che stranamente divenne affascinante, tanto da volerne replicare gli effetti estetici. Tubercolosi e moda femminile vittoriana. Fin dalla metà del 1800 la tubercolosi aveva raggiunto livelli epidemici sia in Europa che negli Stati Uniti. La malattia, ora nota per essere altamente contagiosa, attacca i polmoni e danneggia anche gli altri organi. Prima dell'avvento degli antibiotici, le sue vittime lentamente scivolavano via, diventando pallide e magre prima di morire di quello che all'epoca era identificato come consunzione. I vittoriani romanticizzarono la malattia e gli effetti che portavano alla graduale morte. Per decenni diversi standard di bellezza emularono o evidenziarono questi effetti. Sebbene gli scienziati acquisirono una maggiore comprensione delle cause e del suo modo di diffusione, la malattia continuò a mantenere la sua presa sulla moda dell'epoca. Tra il 1780 e il 1850 vi fu un'esteticizzazione crescente della tubercolosi, che si intrecciò con la bellezza femminile e influenzò la moda e la percezione della bellezza britannica del XIX secolo. Durante questo periodo si riteneva che la consunzione fosse causata da predisposizioni ereditarie e miasmi o arie cattive dell'ambiente. Tra la classe superiore, uno dei modi mediante il quale le persone giudicavano la predisposizione di una donna alla tubercolosi era la sua attrattiva. Questo perché la tubercolosi accentuava quegli elementi che all'epoca stabilivano la bellezza di una donna, come la magrezza e la pelle pallida, e che derivavano dalla perdita di peso e la mancanza di appetito causata dalla malattia. Chi studiava la tubercolosi confermava questo concetto, affermando che un numero considerevole di pazienti avevano avuto per anni prima di contrarre la malattia una pelle delicata e trasparente, così come dei bei capelli setosi. Anche gli occhi dilatati o lucidi, le guance rosee e le labbra rosse erano caratteristiche comuni nei pazienti di tubercolosi. Ora si sa che l'effetto era dovuto alle frequenti febbricole. L'apice di questa cosiddetta consumptive chic arriva a metà del 1800, quando i corsetti alla moda hanno una scollatura bassa, i girovita sono strettissimi e le gonne voluminose enfatizzano ulteriormente la vita stretta delle donne. Anche le donne della classe media e alta tentano di emulare l'aspetto tisico utilizzando il trucco per schiarire la pelle, arrossare le labbra e colorare le guance di rosa. Con la seconda metà del XIX secolo si inaugura una comprensione radicalmente trasformata di tubercolosi, quando nel 1882 Robert Koch annuncia di aver scoperto e isolato i batteri che causano la malattia. Da allora emerge la teoria dei germi, l'idea che gli organismi microscopici e non i miasmi causino alcune malattie. La scoperta di Koch ha aiutato la teoria dei germi a guadagnare maggiore legittimità e a convincere medici e esperti della salute pubblica che la tubercolosi era contagiosa. Prevenire la diffusione della tubercolosi divenne l'obiettivo per alcune delle prime campagne di salute pubblica su larga scala, sia in America che in Europa, molte delle quali mirate alla moda femminile. I medici cominciarono a denunciare le lunghe gonne a strascico come colpevoli della malattia. Secondo loro erano responsabili di spazzare i germi sulla strada e portare la malattia in casa. Anche i corsetti vennero attaccati, poiché si credeva potessero aggravare la tubercolosi limitando il movimento dei polmoni e la circolazione del sangue. Vennero pertanto realizzati dei corsetti della salute, con tessuti elastici per alleviare la pressione sulle costole causata dai corsetti con stecche rigide di osso di balena. Anche la moda maschile venne presa di mira. Nel periodo vittoriano la barba rigogliosa, i baffi scolpiti
vestiti e le basette stravaganti erano il massimo dello stile. La tendenza potrebbe essere in parte attribuita ai soldati britannici che si facevano crescere i peli del viso per stare al caldo durante la guerra di Crimea nel 1850, ma dai primi anni del 1900 barba e baffi vennero ritenuti pericolosi. Non c'è modo di calcolare il numero di batteri e germi nocivi che possono annidarsi nelle giungle amazzoniche di un volto ben baffuto, ma il loro numero deve essere una legione. Il morbillo, la scarlattina, la difterite, la tubercolosi, la pertosse, i raffreddori comuni e non comuni e una miriade di altre malattie infettive possono essere e senza dubbio sono trasmesse attraverso i peli. Questo è ciò che affermava Edwin Bowers, un medico americano noto per essere un pioniere della riflessologia, in un articolo del 1916 su McClure's Magazine. Dopo il vivace articolo di Bowers, i volti perdono quasi completamente la loro peluria. Soprattutto i chirurghi e i medici iniziarono ad adottare un look rasato per questioni di igiene nei confronti dei pazienti. L'ideale vittoriano di sembrare consunta non è sopravvissuto al secolo corrente, ma la tubercolosi ha comunque avuto effetti persistenti sulle tendenze di moda e bellezza. Alzando gli orli delle gonne di qualche centimetro all'inizio del Novecento, per esempio, le calzature erano diventate sempre più una parte importante del look di una donna. Inoltre, nello stesso periodo, i medici cominciarono a prescrivere come trattamento per la tubercolosi i bagni di sole, dando così origine al fenomeno dell'abbronzatura. Prima solo i contadini, i muratori e i marinai erano abbronzati. Nel prossimo video vedremo i pericolosi metodi adottati dalle donne per raggiungere l'ideale di bellezza vittoriano. Iscrivetevi e attivate la campanella per non perdere le altre puntate. Ciao!